Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un contenuto molto interessante, quindi mi raccomando, se volete continuare a perdere non utilizzate questo modulo, perché oggi altrimenti vi può dare una svolta veramente incredibile, quindi io ve lo sconsiglio altamente. Se volete, mi raccomando, continuare a perdere, quindi mi raccomando seguite il video fino alla fine perché veramente è interessante. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo passando dal link in descrizione. Supporterete il canale, a voi non costa un centesimo di più. Inoltre vi ricordo appunto sempre della possibilità di abbonarsi al canale, anche questo è un modo per supportare il nostro canale, quindi per farlo crescere sempre di più, perché grazie a voi se appunto quest'oggi continuiamo a fare video e a produrre contenuti in esclusiva. Tra l'altro appunto per gli abbonati appunto che adesso ho detto esclusiva, ci sono dei contenuti in esclusiva solo per gli abbonati che sono curioso di farvi vedere, di farvi conoscere. Andiamo subito ragazzi a vedere di che si tratta di questo modulo famoso. Eccolo qui ragazzi, questo è il modulo. Un modulo ragazzi particolare, perché è un modulo fondamentalmente molto particolare, con in porta check. Io utilizzo lui, ma va bene anche un altro portiere offensivo o difensivo, è indifferente. È molto ottimo anche quel Seaman uscito poche settimane fa, va benissimo, quindi, ma in porta fate un pochino voi. In difesa ragazzi, fondamentale. Allora, io vi consiglio di mettere qui uno sviluppo, quindi a sinistra. La difesa messa così, che sembra quasi una difesa 3, ma in realtà è una difesa 4. È una difesa messa in questa disposizione perché appunto evita di prendere gol ragazzi, cioè è micidiale. Questa difesa messa in questa maniera fa sì veramente che ci siano pochissimi buchi e pochissimi spazi per gli attaccanti avversari, quindi ragazzi provatela. Qui ci metto un terzino difensivo, ma andrebbe bene anche un altro sviluppo ragazzi, vi dico la sincera verità, potrebbe funzionare, anzi non potrebbe, togliamo il potrebbe, funziona un altro sviluppo. L'importante ragazzi è che, come in questo caso di Maldini, abbia una grande velocità. Ragazzi, i difensori su questo nuovo gameplay devono essere veloci, cioè dagli 80-85 in su, perché altrimenti ragazzi fanno troppa fatica a recuperare palla. L'unico mio lento tra virgolette che ho è Alessandro Nesta, che ha 78, ed è quello che un pochino di più fa fatica rispetto agli altri. Magari ecco, vi potete giocare la carta che ne mettete uno un pelino più lento di fronte agli altri, in modo tale che se lui viene saltato comunque avete gli altri dietro che sono più veloci e quindi pronti a coprire. Qui ragazzi un incontrista, ok? Se volete ancora più copertura, eventualmente un altro sviluppo, ma io vi consiglio sempre di abbinare due stili di gioco differenti, in modo tale proprio da creare quella sorta di molla in cui uno esce e l'altro invece copre. Poi ragazzi mediana, allora in mediana possiamo fare due scelte secondo me, o ci mettiamo un Patrick Vieira, quindi incontrista barra onnipresente, oppure un collante. Io ho testato entrambi i giocatori e funzionano bene entrambi, dipende un pochino noi come ci troviamo meglio, poi è molto personale. Questo Vieira ragazzi è inamovibile nel mio team perché è incredibile ragazzi, c'ha delle statistiche, è perfetto in sostanza, imposta, recupera palloni, veloce, ottima difesa, forte fisicamente, c'ha tutto ragazzi. Se non avete lui va bene, però ecco ad esempio un Kanté, adesso che l'ho visto qui, va bene come mediani, va bene eventualmente anche un Fabinho. L'importante ragazzi è sempre che abbiano un pochino di velocità, perché capiterà spesso che avendo poca presenza a centrocampo ci troviamo un pochino scoperti a centrocampo e devono essere veloci, quindi ecco magari vi sconsiglio un Casemiro che è vero che è molto fisico, però allo stesso tempo è anche un pochino lento. Vicino ci metto un giocatore invece lo stesso molto veloce, se non avete Kanté va bene anche un Barella per intenderci, un giocatore comunque onnipresente, va bene anche un tra le linee in questa posizione, vi dico la verità. Che caratteristiche deve avere? Deve avere caratteristiche di un centrocampista diciamo un po' a tutto campo, ecco, quindi deve essere uno che corre, uno che pressa, uno che recupera, uno che sa anche attaccare la profondità, perché comunque saranno fondamentali anche i suoi inserimenti in fase di attacco. Poi ragazzi un CLD, allora il CLD qui abbiamo due tipi di scelte,
o mettiamo un'ala prolifica che si può fare uguale mettendo a sinistra, attenzione, se vi piace di più attaccare da sinistra, io lo sto usando a destra ma possiamo utilizzarlo eventualmente anche a sinistra, o mettiamo un taglio al centro o un'ala prolifica. Secondo me sono le due carte migliori per questa disposizione in campo, perché comunque tenderanno ad attaccare, mentre il regista creativo ho notato che tende a rimanere appunto più in posizione, quindi a darci meno sfogo sulla fascia. Questa carta, ragazzi, io l'ho vinta, è fortissima. Se non avete lui va bene ad esempio una qualsiasi altra prolifica, mi viene in mente, per dire, un Salah, mi viene in mente un Doku, un Yamal, insomma ce ne sono tantissime carte che possiamo utilizzare, un Sterling, tantissime carte velocissime che possiamo usare sulla fascia. L'importante, ragazzi, che sia velocissimo, perché sulla fascia, quando c'ha lo spazio, deve proprio attaccare benissimo alla profondità ed essere veloce per non farsi recuperare dai difensori. Seconda punta, ragazzi, uso un senza palla. Questo bebetto l'ho riscoperto, ce l'avevo in tribuna parcheggiato da secoli e mi ero pure dimenticato di avercelo. Lo sto riutilizzando in questa posizione, ragazzi, è veramente veramente forte. Non ha delle statistiche, come potete vedere, incredibili, però fa il suo, mi ha già fatto anche qualche golletto, quindi mi piace come gioca, mi piace come si muove e sto utilizzando lui. Se non avete questo bebetto va benissimo anche un altro senza palla, quindi ad esempio che ne so, il David Villa è uscito anche da poco, anche lui è molto interessante. C'è anche la versione di Thuram dell'Inter che, se non sbaglio, è senza palla, o comunque un senza palla che abbia un po' queste caratteristiche, quindi veloce, un bel body type, perché lui comunque è alto 1,73, 68 kg, si muove molto molto bene, una discreta finalizzazione, deve, ricordiamoci ragazzi, alla fine della fiera, oltre che inserirsi, fornire anche qualche pallone agli attaccanti. Lui non ha un grandissimo passaggio, però ripeto, mi ci sto trovando bene e per ora uso lui. Qui, ragazzi, una seconda punta, Neymar. Questo Neymar, ragazzi, se potete prendetelo, perché è veramente veramente incredibile questo giocatore, molto molto forte. Guardate che carta, cioè ha un dribbling incredibile, una ottima finalizzazione, così l'ho maxato io. Poi chiaramente vedete voi la build che secondo voi è migliore, ma questa, ragazzi, ne ho provato diverse di build, secondo me questa è la migliore, perché comunque è molto veloce, c'è un buon dribbling, un'ottima finalizzazione, c'è 93, ragazzi, di tiragiro. Io tra l'altro poi gli ho dato l'altro booster istinto all'attaccante, oltre che quello che aveva già lui sulla tecnica, quindi incredibile. Poi, ragazzi, prima punta il mitico Mbappé, che ormai è diventato titolare inamovibile. Io avevo l'altra versione prima, quella dei pot settimanali, poi ho vinto questa, la nuova versione Real Madrid, e devo dire che non mi ha fatto per niente rimpiangere la vecchia, anzi forse anche leggermente più forte questa, quindi o comunque se la giocano molto. Ragazzi, una carta micidiale. Qui, se non avete Mbappé o non vi piace, oppure preferite altre carte, va bene, fra le leggende, vabbè, ce ne sono tante, insomma, forti, vari Shevchenko, Eto'o, Romario. L'importante, ragazzi, che sia opportunista, questo è fondamentale, o altrimenti anche un Cristiano Ronaldo, un opportunista che può essere un Vinicius Junior, un Rodrigo. È uscita una versione di Rodrigo che era interessante, quindi ragazzi ci sono diverse carte da poter utilizzare. In panchina, vediamo anche la panchina, mi sto portando Albert Ferrer, Upamecano, che ho vinto ieri e lo voglio provare. Questo Scamacca, ragazzi, fulcro di gioco, può funzionare anche lui, lo mettiamo magari punta al posto di Neymar e può funzionare molto molto bene. Ronaldinho Gaucho, anche lui, ragazzi, vinta carta stratosferica, lo utilizzo al posto di Neymar o di Bebetto. Mangula, ragazzi, questa carta mi ha stupito, vi devo dire che questa carta, ragazzi, mi ha stupito. È una carta base, un ragazzo di 19 anni che gioca attualmente nella Juve, fortissimo, ragazzi, ha 2 stelle, ma credetemi, provatelo, maxatelo così come l'ho fatto io, è veramente veramente forte. A me mi ha fatto anche qualche gol, ragazzi, no, stavo scherzando, non ha fatto gol, ma mi crea un sacco di occasioni pericolose, comunque si inserisce bene, crossa bene. Ragazzi, una carta è un buonissimo ricambio, cioè se non avete queste grandi alternative, provatelo, credetemi, tanto non costa nulla, quindi pochissimi GP e comunque avete una carta ottima. Poi, ragazzi, De Paul, centrocampo, un giocatore chiave che va bene, conosciamo già, perché il mitico De Paul non può mai mancare nei miei team. Griezmann, ragazzi, lo stesso, l'ho riscoperto ieri, questa carta fortissima, incredibile.
Gilberto Silva come mediano collante, come dicevo prima Barella al posto di Kanté, e poi Ronaldo e Vinicius Junior qualora invece volessi piazzare magari due opportunisti. Lui è anche forte di testa, me lo porto anche per questo, perché comunque Ronaldo, oltre che essere veloce, comunque avere una buona tecnica, è anche molto forte nella finalizzazione, nel colpo di testa, e quindi questo, ragazzi. Poi questo modulo funziona con contrattacco, ragazzi, lo sto testando ma mi sta comunque piacendo, funziona molto bene, vi posso garantire, con il contropiede veloce, perché comunque fornisce un gran pressing nella tre quarti avversaria, quindi se siamo bravi a pressare, a chiudere gli spazi, ragazzi, riconquistiamo palla e non batter d'occhio. Funziona molto bene con il possesso palla, perché ragazzi il possesso palla ieri sera io lo stavo testando appunto mentre mi facevo un po' di partite e mi ci sono divertito parecchio. Certo, i giocatori si muoveranno un pochino in maniera diversa, però si riesce comunque a creare molta verticalizzazione grazie alla posizione in cui sono messi i giocatori. Come potete vedere, un modulo verticale, di conseguenza le verticalizzazioni non mancheranno, però si ha comunque anche possibilità di dialogare, perché il possesso palla fa quello, fa fare passaggetti anche ravvicinati ai giocatori. Passaggio lungo via laterali, via laterali, ragazzi, non abbiamo tutta questa gran presenza sulle fasce, quindi non ve lo saprei dire, la verità non l'ho testato. Passaggio lungo probabilmente sì, però non è uno stile di gioco che utilizzo e quindi non vi so dire con esattezza. Poi andiamo a vedere le istruzioni individuali, ragazzi, semplicissime. Il difensivo sul mediano, stop, nient'altro, difensivo sul mediano in modo tale che lui stia lì bello a farci da filtro davanti alla difesa. Se volete avere ancora più copertura, date il difensivo anche o al terzino oppure all'altro CC, però io ve lo sconsiglio perché il ruolo di Kanté, e infatti per questo mi porto anche il giocatore chiave, è quello, oltre che di difendere, anche di attaccare, ragazzi. Cioè lui deve comunque andare a attaccare, andarsi a inserire quindi alle spalle di Bebeto o di Neymar, creare insomma superiorità numerica quando ne è il caso. E se diamo chiaramente il difensivo avremo sì più copertura a centrocampo, però meno inserimenti, molto meno presenza sua in attacco. Invece ho notato che fa molto bene questo tipo di fase, una carta veramente interessante che ho trovato qualche settimana fa. E quindi ragazzi, questo è il modulo. Quindi ragazzi, come ho detto inizio video, se volete continuare a perdere non utilizzate questo modulo. Mi raccomando, se volete continuare a perdere non utilizzate il modulo, perché questo altrimenti vi porta dalla strada opposta, ovvero verso la vittoria. A me mi ha portato in divisione 2, quindi ragazzi fate un pochino voi. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere che ne pensate, se lo provate, se l'avete provato, che carte magari vedete voi all'interno di questo modulo. Alla prossima, un saluto a tutti dal vostro Luca Talat, ciao!